Buongiorno e ben trovati a tutti sul canale di Alfred73. Oggi vedremo come sostituire delle lampadine ad incandescenza fulminate anabbaglianti per una Dacia Sandero Stepway con dei fari LED misura H7. Se vi piacciono i miei video non dimenticate di mettere like e iscrivervi al canale per supportarmi, grazie. Questo è il faro della mia Dacia Sandero Stepway. Vado ad accendere le luci, come vedete soltanto le luci di posizioni funzionano correttamente e ovviamente gli abbaglianti. Le luci anabbaglianti, quelle in posizione centrale, sono completamente spente. E questo discorso vale per entrambi i fari. Se provo quindi ad accendere le luci, la spia risulta ovviamente accesa, ma dei fari anabbaglianti non vi è traccia. Poiché il guasto riguarda entrambi i fari, vado a controllare la scatola dei fusibili, il relativo fusibile delle luci anabbaglianti, per verificare che non sia guasto. Con l'apposita pinzetta estraggo il relativo fusibile da 10 A contraddistinto dal colore rosso e verifico la presenza e l'integrità della lamella di conduzione del fusibile. Reinserisco il fusibile nella scatola di fusibili nella sua posizione corretta e vado ad aprire il cofano per verificare le lampadine alogene. Sulla parte posteriore del faro è presente un tappo in corrispondenza di ciascuna luce che serve per evitare l'ingresso della polvere nel faro. Estraggo questo tappo in gomma, dopodiché vado anche a togliere la lampadina semplicemente tirando verso la parte posteriore tutto il connettore con la lampadina, che viene fuori in un unico blocco. A questo punto vado a scollegare i due connettori Faston dei 12 volt al connettore H7. Questa è una lampadina alogena con connettore H7, cioè a due terminali, e possiamo vedere a occhio che il filamento interno è interrotto, ma se non avete una buona vista potreste anche misurare con il tester la resistenza interna del filamento, che a me risulta infinita e invece dovrebbe, per una lampadina sana, essere intorno ai 2,6 ohm circa, valore che si ottiene dividendo i 55 watt della lampadina per 12 volt, ottenendo così gli ampere della lampadina, e dividendo 12 volt per gli ampere per la legge di Ohm appunto si ottengono i 2,6 ohm. Per evitare tutto ciò, guardando contro luce vedrete proprio il filamento spezzato senza ricorrere al tester. A questo punto decido di sostituire queste lampadine alogene con delle più efficienti a LED, che hanno anche un consumo minore e una luminosità maggiore. Queste lampadine a LED hanno una lunghezza maggiore di circa 2 cm rispetto a quelle alogene, e di questo dovremo tener conto quando andremo ad ordinarle per verificare che entrino nel nostro faro con il tappo inserito. Faro che dovrà ospitare tra l'altro anche il connettore mobile per il collegamento. Vediamo che cosa arriva all'interno del pacco. Queste lampadine le ho ordinate da Amazon al costo di circa 30 euro. La cosa importante quando scegliete queste lampadine a LED sono proprio le dimensioni e l'attacco H7 che sia appunto lo stesso. All'interno della confezione ben imballata troviamo le due lampadine a LED con i relativi connettori per l'alimentazione. In fondo la lentola di raffreddamento. Le lampadine a LED sono leggermente più lunghe di 1-2 cm rispetto alle alogene, e di questo dovremo tener conto per favorire comunque la chiusura del tappo sul retro del faro. Andiamo ad effettuare il montaggio. Innanzitutto le lampadine vanno montate con questo particolare rivolto verso l'alto, e ciò al fine di orientare correttamente il fascio presente all'interno degli anabbaglianti. Riprendiamo il nostro tappo, togliamolo dalla sua sede e andiamo a ripescare il connettore 12 volt femmina, che andrà inserito sulla connessione H7 della lampadina maschio.
Colleghiamo i due connettori e andiamo ad inserire la lampadina con una leggera pressione sulla sua sede, verificando dall'esterno all'interno del faro, guardando la corretta posizione verticale della lampadina. Dopodiché possiamo reinserire il tappo antipolvere, la cui presenza chiaramente impedisce alla ventola di raffreddamento di raffreddare correttamente la lampadina. In questo caso si potrebbe anche praticare un piccolo foro per far fuoriuscire la ventola. Esistono in commercio anche dei tappi forati, ma dovete considerare prima di acquistarli che il foro a voi necessario non si trova esattamente al centro del tappo, mi raccomando. Tuttavia, siccome la mia autovettura sarà utilizzata con le luci accese prevalentemente d'inverno, quando le giornate sono più corte, decido di applicare i tappi così come sono. Bene amici, questo è il risultato finale. La mia autovettura ora è dotata di un potente fascio anabbagliante in sostituzione delle vecchie alogene guaste. Devo dire che il fascio è veramente maggiore rispetto a prima, è anche molto chiaro. E sulla scatola vedrete anche il livello espresso in Kelvin del colore, in questo caso sono molto bianche e sulla strada fanno un bel effetto di illuminazione. A me non rimane che ringraziarvi per la visione, invitarvi a mettere like e iscrivervi al canale se vi è piaciuto il mio video e vi do appuntamento al prossimo video di Fai da te elettronica qui sul canale di Alfred 73. Grazie e un saluto a tutti.